Lezione 1. Il viaggio della nostra nazione. È affascinante come la nostra nazione si sia espansa nel corso del XIX secolo, non è vero? Assolutamente. Il viaggio è stato segnato sia da sfide che da trionfi. L'espressione salvare l'Unione risuona profondamente in quel periodo. Sì, simboleggia la lotta per mantenere l'unità in mezzo alle divisioni. È incredibile quanti sacrifici siano stati fatti per preservarlo. Davvero, le storie di coloro che hanno combattuto per i nostri ideali sono fonte di ispirazione. Il XIX secolo è stato fondamentale nel plasmare la nostra identità nazionale. Senza dubbio, eventi come la guerra civile hanno cambiato il corso della storia. Eppure, è stato anche un periodo di grande espansione. California Gold Rush, qualcuno? Ha attirato innumerevoli persone verso ovest. Esattamente. La promessa di prosperità ha spinto molti a lasciarsi tutto alle spalle. Dimostra lo spirito avventuroso di quell'epoca. A proposito, pensi che possediamo ancora questo spirito oggi? Credo di sì, ma forse in forme diverse. Questa è una prospettiva interessante. Le sfide moderne richiedono anche coraggio. Vero, l'innovazione oggi può essere tanto significativa quanto l'esplorazione di allora. E preservare la nostra unione rimane importante anche adesso. Assolutamente. L'unità nella diversità è fondamentale per il nostro progresso. Come pensi che possiamo continuare a onorare coloro che hanno combattuto per l'unità? Penso che l'istruzione sia fondamentale. Comprendere la nostra storia ci aiuta ad apprezzare le nostre libertà. E come ha plasmato i nostri valori attuali? Sì, solo imparando dal passato possiamo creare un futuro migliore. Ricordiamoci anche di condividere storie di resilienza. Queste storie ispirano speranza e azione. Mi sento incoraggiato ogni volta che vengo a conoscenza della nostra storia. Lo stesso qui. Ci collega al passato mentre guida il nostro presente. Conversazioni come questa sono fondamentali per comprendere il nostro viaggio condiviso. Sono d'accordo. Continuiamo a esplorare insieme questi importanti argomenti. Assolutamente. È sempre altro da scoprire e discutere. Lezione 2. Lo spirito di Chicago. Chicago ha un'atmosfera così frenetica e attiva, non è vero? Sicuramente sì. L'energia qui è davvero contagiosa. Ricordo che un poeta americano descrisse Chicago in modo affascinante. Oh, davvero? Cosa ha detto il poeta? La chiamò la città dalle grandi spalle. Questa è una descrizione intrigante. Suggerisce forza e resilienza? Esattamente. Il poeta ha catturato magnificamente l'essenza di questa città. Capisco perché. L'architettura di Chicago riflette sicuramente il suo carattere robusto. Davvero. I grattacieli sono alti e simboleggiano ambizione e progresso. E la diversità culturale aggiunge un altro livello alla sua identità. Hai mai esplorato i quartieri? Ognuno ha la sua atmosfera unica. L'ho fatto! Dai murales di Pilsen agli spazi verdi di Lincoln Park è tutto così vivace. Sì,
L'arte qui sembra essere viva. Gli artisti di strada conferiscono alla città un'atmosfera unica. Adoro il modo in cui la creatività fiorisce in ogni angolo. Sembra stimolante. I poeti e gli artisti di Chicago hanno sicuramente lasciato il segno. Assolutamente. È come se la città stessa incoraggiasse l'espressione artistica. Hai una poesia o citazione preferita su Chicago? Mi piace Chicago di Carl Sandburg. Cattura perfettamente lo spirito della città. Le sue immagini sono così vivide. Dipinge un'immagine del trambusto della città. Davvero! Ne ha davvero celebrato l'energia pura e la bellezza non raffinata. Ammiro come poeti come lui possano suscitare emozioni così forti su un luogo. La poesia può farci capire l'anima di una città, non è vero? Sì! Ci incoraggia a guardare oltre la superficie. Apprezzo questa discussione. Approfondisce il mio legame con la città. Anche il mio. Il battito del cuore di Chicago si riflette davvero nella sua arte e letteratura. Continuiamo a esplorare insieme questa vivace città. Non vedo l'ora di scoprire altre sue gemme nascoste. Lezione 3. L'era del jazz. Hai mai pensato a come il jazz è diventato popolare negli anni 20 e 30? Sì, è stato un periodo straordinario nella storia della musica americana. Davvero, il jazz ha portato una nuova energia sulla scena culturale. È stato rivoluzionario. I musicisti iniziarono a sperimentare melodie e ritmi. Ammiro come il jazz rifletta i cambiamenti sociali del suo tempo. Assolutamente, era una voce per la libertà e la creatività. Hai un musicista jazz preferito di quell'epoca? Mi piace molto Louis Armstrong. Il suo modo di suonare la tromba è leggendario. L'influenza di Armstrong è immensa. Ha davvero dato forma alla musica jazz. Hai sentito la sua famosa canzone, What a Wonderful World? Sì, ce l'ho, è un vero classico. La sua voce è così distinta. Apprezzo anche Duke Ellington. Le sue composizioni erano rivoluzionarie. Il suono da big band di Ellington ha cambiato il panorama del jazz. È affascinante il modo in cui i musicisti jazz hanno collaborato. Si sono ispirati a vicenda. La collaborazione è stata fondamentale. Molti artisti si esibivano insieme sul palco. L'aspetto dell'improvvisazione è ciò che rende il jazz così affascinante. Giusto! I musicisti spesso creavano sul posto, mettendo in mostra il loro talento. Quella spontaneità aggiunge entusiasmo a ogni performance, non è vero? Assolutamente. Ogni spettacolo è un'esperienza unica. Sapevi che il jazz ha influenzato anche altri generi musicali? Sì, ha gettato le basi per il rhythm and blues e il rock and roll. Il jazz ha davvero un impatto duraturo sul mondo della musica. È interessante vedere come continua ad evolversi oggi. Davvero! Gli artisti contemporanei traggono ancora ispirazione da quei primi grandi del jazz.
Credo che il jazz occuperà sempre un posto speciale nella storia della musica. È una bellissima espressione dell'emozione e della creatività umana. Continuiamo a celebrare e apprezzare la tradizione del jazz. Lezione 4. Pianificazione di un evento in città. Questa città incarna davvero l'energia, non è vero? Sicuramente sì. L'atmosfera è vibrante, proprio come ha descritto un poeta americano. Sì, si dice spesso che Chicago sia il cuore dell'America a causa del suo trambusto. Esattamente! Parlando di frenesia, dobbiamo finalizzare il catering per il nostro evento. Hai ragione. Potrei chiamare o inviare un'email per chiedere informazioni sulla loro disponibilità e sulle tariffe. Sembra una mossa intelligente. Dobbiamo assicurarci che tutto sia in ordine. Hai in mente qualche servizio di catering in particolare? Stavo pensando a quel famoso posto in centro. Hanno ottime recensioni. Ah, sì. Il loro menù sembra delizioso ma piuttosto ampio. Potrebbe essere travolgente, ma possiamo sempre restringere il campo. Una buona strategia. Che tipo di piatti prevedi per l'evento? Credo che un mix di antipasti e primi piatti sarebbe il migliore. Questa è un'idea solida. La varietà soddisfa gusti diversi. Esattamente! Vogliamo che tutti siano soddisfatti e ben nutriti. Forse dovremmo prendere in considerazione anche eventuali restrizioni dietetiche. Molto importante! Dobbiamo accogliere tutti gli ospiti. Ne parlerò sicuramente quando li contatterò. Ottimo! È sempre bene mantenere la comunicazione chiara. Sono emozionato. Questo evento mostrerà lo spirito di Chicago. Davvero! L'energia di questa città ispira la creatività. Non dimentichiamo il dessert. Tutti amano un finale dolce. Assolutamente! Anch'io ho un debole per i dolci, quindi dobbiamo sbizzarrirci. Mi assicurerò di chiedere informazioni sulle opzioni di dessert quando li contatterò. Perfetto! Non vedo l'ora di vedere cosa offrono. Credo che il nostro evento sarà un'esperienza memorabile per tutti. Con la giusta pianificazione, sono sicuro che sarà indimenticabile. Ora finiamo il nostro caffè e godiamoci questa atmosfera vivace. Lezione 5. La gioia delle vacanze estive. L'estate è davvero un periodo magico dell'anno, no? Assolutamente. Spesso significa 2 mesi interi di ferie per la maggior parte delle persone. Sì. È quando le famiglie si riuniscono per creare ricordi. Credo che l'estate cominci con una festa nazionale, no? Davvero. Il giorno dell'indipendenza è una delle principali celebrazioni. Fuochi d'artificio e barbecue. Che modo perfetto per iniziare l'estate. Non vedo l'ora che arrivino quelle grigliate estive. Sono deliziosi. Il cibo alla griglia ha un sapore migliore nella stagione calda. Hai un ricordo estivo preferito delle tue vacanze? Ricordo una gita al mare con la mia famiglia. Abbiamo costruito il più grande castello di sabbia. Sembra divertente.
Hai vinto qualche gara nei castelli di sabbia? Purtroppo non l'abbiamo fatto, ma ci siamo divertiti moltissimo a provarci. Questo è ciò che conta. L'estate è sinonimo di divertimento e relax. Sì, è meraviglioso prendersi una pausa dal lavoro e dalla scuola. Quali attività ti piacciono durante l'estate? Amo fare escursioni ed esplorare la natura. Il paesaggio lussureggiante è mozzafiato. L'escursionismo è fantastico, ti mantiene attivo e offre splendidi panorami. A proposito di panorami, ti piacciono i viaggi in auto durante l'estate? Assolutamente! Sì, è qualcosa di speciale nell'esplorare nuovi posti. I viaggi in auto con gli amici creano ricordi indimenticabili. Sì, queste avventure sono spesso piene di risate e contrattempi. Come perdersi o fermarsi a fare merenda ogni ora? Esattamente! Quei momenti diventano le migliori storie da condividere in seguito. Mi piacciono anche i festival estivi. Sono vivaci e pieni di vita. Scelta meravigliosa. Musica, cibo e comunità si fondono perfettamente. Sì, è un modo eccellente per vivere la cultura locale. Dovremmo fare un piano per partecipare insieme a un festival estivo. È un'idea fantastica. Esploriamo tutto il divertimento che l'estate ha da offrire. Assolutamente. Vi attendono meravigliose vacanze estive. Lezione 6. Tesori d'epoca. Potrei cercare una sciarpa vintage per me? È una buona idea. Qui hanno un'ottima selezione. Ammiro come le sciarpe possano aggiungere un tocco di stile a qualsiasi outfit. Assolutamente. Inoltre, le sciarpe vintage hanno spesso motivi così unici. Sì, ognuno racconta una storia, no? Davvero? Ne hai già trovato uno che attira la tua attenzione? Non ancora, ma sono entusiasta di esplorare. Che mi dici di te? Sono tentata di trovare un abito vintage. Sono pezzi così intramontabili. Sembra adorabile. L'abbigliamento vintage può spesso essere molto lusinghiero. Sì! E adoro l'idea di indossare qualcosa con una storia. Dà un tocco personale al tuo stile. Esattamente. Si può fare una dichiarazione senza dire una parola. A proposito di dichiarazioni, hai notato qualche tendenza cromatica interessante? Ultimamente ho visto molti toni della terra, marroni e verdi. Questi colori si completano a vicenda magnificamente. Sicuramente lo fanno. Perfetto per la transizione verso l'autunno. Ci sono stili particolari che ti piace indossare? Mi piacciono gli stili bohemien, in particolare gli abiti fluidi. Ti si addice perfettamente. Hai uno spirito creativo. Grazie, ma apprezzo anche gli stili classici con un tocco moderno. Un'ottima combinazione. La versatilità è importante nella moda. Davvero! Mi piace mescolare e abbinare pezzi diversi.
Ciò mantiene il tuo guardaroba eccitante. Dovrei provare questo approccio. Dovresti assolutamente. Rende più divertente vestirsi. Forse inizierò trovando quella sciarpa vintage. Non vedo l'ora di vedere cosa scegli. E non vedo l'ora di trovare un abito che mi parli. Continuiamo a esplorare insieme. Ci sono tesori che ci aspettano. D'accordo. Chissà quali gemme potremmo scoprire dopo? Lezione 7. La strada verso la ripresa. So che avrò bisogno di dormire molto dopo l'intervento. Sì, il riposo è essenziale per la guarigione. Sono sicuro che non mi sentirò molto bene per un paio di giorni. Questo è del tutto normale. Il tuo corpo ha bisogno di tempo per riprendersi. Sono ottimista però, non ci vorrà molto prima che mi senta meglio. Questo è lo spirito. Un atteggiamento positivo può contribuire in modo significativo alla ripresa. Spero di tornare presto alla normalità. Con quali attività inizierai una volta che ti sentirai meglio? Penso che inizierò con delle passeggiate tranquille. La forma fisica mi aiuterà a migliorare la mia guarigione. È una scelta saggia. L'aria fresca può fare miracoli per lo spirito. Ho anche intenzione di recuperare qualche lettura durante la mia guarigione. Sembra divertente. Un buon libro può far volare il tempo. Esattamente. Hai qualche consiglio per letture interessanti? Ne ho alcuni in mente, forse un mistero avvincente o una biografia ispiratrice. Entrambi sembrano attraenti. Avrò sicuramente bisogno di qualche distrazione. E non dimenticate di concedervi anche qualche film. Ottima idea. I film mi intratterranno mentre mi riprendo. È importante mantenere alto il morale durante questo periodo. Assolutamente. Circondarmi di cose positive mi aiuterà. Hai un forte sistema di supporto qui. Lo apprezzo. Gli amici possono fare una grande differenza. Sono qui per tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie. Il tuo sostegno significa moltissimo per me. Concentrati solo sulla guarigione. Tutto il resto può aspettare. Ottimi consigli. Sfrutterò questo momento per rilassarmi e riprendermi. Non vedo l'ora di rivederti presto in piedi. Anch'io. Andiamo avanti con una pronta guarigione. Lezione 8. Esplorazione dei vantaggi sul posto di lavoro. È interessante come determinati vantaggi possano davvero fare la differenza nella nostra esperienza lavorativa. Sono completamente d'accordo. Questi vantaggi aggiuntivi possono aumentare enormemente la soddisfazione sul lavoro. Hai espresso il tuo interesse per questi vantaggi nell'ambito della tua recente revisione delle prestazioni? L'ho fatto! Ho sottolineato l'importanza delle opportunità di sviluppo professionale. Sembra intelligente. Molte aziende offrono programmi di formazione che hanno un valore inestimabile. Sì, credo che la crescita debba essere un viaggio continuo per tutti. Come ha risposto il tuo supervisore al tuo suggerimento? Sembravano ricettivi. Penso che evidenziare i potenziali benefici abbia aiutato.
Questo è eccellente. A volte si tratta solo di presentare idee in modo efficace. Davvero. Crea una situazione vantaggiosa sia per i dipendenti che per i datori di lavoro. Hai considerato come utilizzare queste opportunità di formazione? Ho intenzione di iscrivermi a workshop relativi alla leadership e alla gestione dei progetti. Queste competenze sono essenziali per l'avanzamento di carriera. Sì, imparare a guidare in modo efficace può aprire molte porte. Quali altri vantaggi pensi che dovremmo sostenere? Forse un programma benessere gioverebbe alla salute di tutti. È un'idea fantastica. Un ambiente di lavoro sano e produttivo. Assolutamente. I datori di lavoro traggono vantaggio dall'avere dipendenti felici e sani. Che ne dici di orari di lavoro flessibili? Ciò potrebbe migliorare notevolmente l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Sì, la flessibilità può aiutare a ridurre lo stress e aumentare la produttività. Ne parlerò sicuramente durante la prossima riunione del team. Ottimo, più idee condividiamo, migliore diventa il nostro posto di lavoro. A proposito di condivisione di idee, dovremmo creare una casella di suggerimenti per il nostro team? Questo è un piano geniale. Incoraggia tutti a contribuire. Insieme, possiamo creare un ambiente più gratificante per tutti. Credo che questo sia il nostro obiettivo. Lasciateci ispirare a cambiamenti positivi. Mi sento già motivato. Facciamo la differenza insieme. Lezione 9. Natura e storia. La bellezza della natura è davvero notevole, non è vero? Assolutamente. C. È qualcosa di rassicurante nell'essere circondati dal verde. Lo trovo rinfrescante, soprattutto dopo una settimana intensa. Sì, la natura ha un modo unico di ringiovanire il nostro spirito. Quale aspetto della natura ti piace di più? Mi piacciono i siti storici immersi in paesaggi naturali. Questa è una combinazione interessante. Come hai sviluppato questo interesse? Sono sempre stato affascinato dal modo in cui la storia si intreccia con la natura. Questo ha senso. La natura può spesso migliorare la storia dietro gli eventi storici. Esattamente, aggiunge profondità e contesto alla nostra comprensione. Hai un sito storico preferito nella natura? Adoro visitare antiche rovine, circondate da uno splendido scenario. Devono offrire panorami mozzafiato insieme a una ricca storia. Sicuramente lo fanno. Esplorare le rovine è come tornare indietro nel tempo. Immagino sia surreale. Camminare dove una volta vivevano le persone. Lo è davvero. La storia prende vita in quei momenti. Dovrei unirmi a voi in una delle vostre escursioni storiche. Dovresti assolutamente. Mi piacerebbe condividere la mia passione con te. Forse potremmo unire i nostri interessi, natura e storia insieme. Sembra perfetto. Un mix di esplorazione e apprendimento. Potremmo fare un'escursione in un sito storico e goderci la bellezza lungo la strada. Sì. Il viaggio sarebbe emozionante tanto quanto la destinazione.
I percorsi naturalistici portano spesso a gemme nascoste, vero? Davvero? Ogni avventura può sorprenderti con le sue meraviglie. Questa conversazione mi ispira. Non vedo l'ora di esplorare siti storici immersi nella natura. Anch'io. Insieme creeremo esperienze indimenticabili. Ecco nuove avventure piene di bellezza e storia. Lezione 10. Comprensione delle procedure legali. Ho trovato affascinante che un avvocato possa contestare le dichiarazioni di un testimone. Sì, questo aspetto è molto importante in un processo, non è vero? Assolutamente. Significa che l'imputato ha il diritto di difendersi. Esattamente! Questo processo garantisce l'equità nel sistema legale. Mi ha sorpreso sapere quanta preparazione occorre per controinterrogare un testimone. Non si tratta solo di fare domande. Le strategie sono fondamentali. Davvero, un buon avvocato deve anticipare le risposte del testimone. Sei mai stato coinvolto in un procedimento giudiziario, anche come spettatore? Ho partecipato a un processo una volta. La tensione in aula era palpabile. Posso immaginarlo. Le testimonianze dei testimoni possono avere un impatto significativo sull'esito. Sì, possono! Ecco perché gli avvocati si prendono del tempo durante il controinterrogatorio. È un'abilità per sfidare le affermazioni in modo efficace e senza sembrare aggressivi. Vero, un approccio discreto può spesso rivelare la verità. Sì, richiede un equilibrio tra assertività e professionalità. Ammiro il modo in cui gli avvocati affrontano situazioni così complesse. È una forma d'arte, davvero. Devono essere sia rigorosi che rispettosi. Parlando di rispetto, quanto è importante per un avvocato mantenere la propria credibilità? Estremamente importante. La credibilità può influenzare sia la giuria che il giudice. Se un avvocato perde credibilità, ciò può influire in modo significativo sul suo caso. Precisamente. Ecco perché preparano meticolosamente le loro argomentazioni. Mi chiedo quanto tempo gli avvocati dedicano alle ricerche prima di un processo. Sospetto che siano ore se non giorni di preparazione approfondita. Dimostra quanto siano dedicati ai casi dei loro clienti. Sicuramente. Devono garantire che ogni dettaglio sia considerato attentamente. Tutto questo mi fa apprezzare ancora di più la professione legale. È un campo impegnativo, ma è anche gratificante in molti modi. Sono d'accordo. Perseguire la giustizia per i clienti è una nobile causa. Non dimentichiamo anche il ruolo dell'etica nel diritto. Sì, i dilemmi etici possono sorgere frequentemente in situazioni legali. Un buon avvocato deve sempre rispettare i propri obblighi etici. Questa conversazione è stata illuminante. Ho imparato così tanto. Mi sento allo stesso modo. I sistemi legali possono essere piuttosto affascinanti. Forse dovremmo partecipare a più workshop come questo in futuro. Questa è un'ottima idea. L'apprendimento continuo ci tiene informati.
Ecco le prossime discussioni più approfondite. Lezione 11. Prepararsi per il colloquio. Voglio fare un'ottima impressione durante l'intervista. Questo è un obiettivo saggio. Le prime impressioni sono fondamentali dopo tutto. Mi chiedo come dovrei vestirmi per il colloquio. Dipende dalla cultura aziendale. Conosci il loro codice di abbigliamento? Ho fatto qualche ricerca. Sembrano prediligere il business casual. Allora questa è una scelta sicura. Una bella camicia e pantaloni dovrebbero funzionare bene. Un blazer sarebbe troppo formale per un ambiente business casual? Niente affatto. Un blazer può migliorare il tuo look pur rimanendo professionale. Ottimo. Allora abbinerò un blazer a una camicia fresca. Sembra perfetto. Assicurati solo che tutto sia pulito e ordinato. Lo farò sicuramente. La presentazione è molto importante. Assolutamente. E non dimenticate di controllare le vostre scarpe. Buon punto. Le scarpe pulite possono fare una differenza significativa. Possono davvero. Le persone notano i dettagli. Che mi dici degli accessori? Devo mantenerli minimi? Sì, un semplice orologio o una cravatta discreta possono migliorare il tuo look. Apprezzo il tuo consiglio. Ci sono altri consigli che puoi offrire? La fiducia è fondamentale. Stai in piedi e mantieni il contatto visivo. Lo terrò a mente. E se mi sento nervoso? I respiri profondi possono aiutare a calmare i nervi. Sembra abbastanza facile. Anch'io farò pratica con le mie risposte. Ottima idea. Preparati per le domande più frequenti. Lo farò. Voglio essere pronto a tutto. Sono sicuro che lo farai benissimo. Hai lavorato duramente per questo. Grazie per il tuo incoraggiamento. Ora mi sento più fiducioso. Li impressionerai. Sei te stesso. Me lo ricorderò. Ecco un colloquio di successo. Lezione 12. Abbracciare la vita all'aria aperta. Le passeggiate nella natura sembrano divertenti, vero? Mi piacciono immensamente. Sono rinfrescanti e ringiovanenti. È bello sentirlo. Adoro esplorare la bellezza che ci circonda. Assolutamente. Ogni passeggiata svela qualcosa di nuovo ed emozionante. Hai un percorso naturalistico preferito che visiti spesso? Sì, C-Spy è un bel sentiero vicino al lago. Offre viste mozzafiato. Un sentiero in riva al lago sembra perfetto. Cosa ti piace di più? Adoro l'atmosfera tranquilla e guardare l'acqua luccicare. Deve essere delizioso. Hai incontrato animali selvatici lungo la strada? Sì, ho visto uccelli interessanti e persino alcuni scoiattoli giocosi. Quelle piccole creature aggiungono sempre fascino a una passeggiata. Lo fanno davvero! La natura si sente viva con le loro buffonate. Dovrei unirmi a te in una di queste passeggiate qualche volta. Dovresti assolutamente.
Mi piacerebbe condividere l'esperienza con te. Forse potremo pianificare presto un'avventura insieme. Sembra meraviglioso! Una passeggiata nella natura è un modo perfetto per rilassarsi. Mi sento sempre pieno di energia dopo aver passato del tempo all'aperto. Sì, la natura ha un modo straordinario di risollevarci il morale. E l'aria fresca è tonificante. Ti schiarisce la mente, permettendoti di pensare con chiarezza. Quali altre attività all'aperto ti piacciono oltre alle passeggiate? Mi piace fare escursioni e scoprire anche nuovi sentieri. L'escursionismo offre un'esperienza più impegnativa. Lo ammiro. È gratificante, raggiungere una vetta dà un grande senso di realizzazione. Non vedo l'ora di esplorare diversi percorsi con te. Insieme possiamo trovare gemme nascoste nella natura. Ti attendono tante avventure all'aria aperta. Lezione 13. Pianificazione di avventure all'aperto. Non sono ancora sicuro di quale dovrebbe essere il nostro piano per oggi. Ho un paio di idee. Forse potremmo fare escursioni o fare un picnic nel parco. Entrambe le opzioni sembrano deliziose. Quale preferisci? Sono propenso a fare un picnic. Sembra rilassato e accogliente. Sembra carino. Inoltre, possiamo goderci il bel tempo. Esattamente! Possiamo stendere la coperta e goderci i nostri snack. Cosa dobbiamo mettere in valigia per il picnic? Che ne dite di panini e frutta fresca? Sembra perfetto. Potrei portare anche della limonata rinfrescante. Ottima idea! Una bevanda rinfrescante è essenziale in una giornata calda. Ci impegniamo a trovare un posto all'ombra? Sì! Un albero ombreggiato migliorerebbe la nostra esperienza. E potrei portare il mio altoparlante portatile per ascoltare un po' di musica. Sarebbe bello! Un po' di musica aggiunge atmosfera. Che tipo di musica pensi sia adatta a un picnic? Forse delle melodie acustiche morbide o melodie jazz. Entrambe le scelte creano un'atmosfera rilassante. Lo adoro! Quindi, è un picnic! Ma cosa succede se dopo ci sentiamo avventurosi? Se ci sentiamo all'altezza, dopo potremmo sempre fare un'escursione. Sembra un ottimo piano. Un po' di esercizio non fa mai male. Inoltre ci sono alcuni bellissimi sentieri da queste parti. Esattamente. Possiamo esplorare il paesaggio e goderci la natura. Spero di non inciampare con i miei piedi sul sentiero. Non preoccuparti, posso prestarti il mio braccio per sostenerti. Accetterò l'offerta? Ottimo! Un po' di lavoro di squadra fa molto. Definiamo il nostro menu da picnic prima di partire. D'accordo, preparerò degli snack mentre prendi da bere. Perfetto. Torno subito con la nostra limonata. Lezione 14. Il brivido dello sci. Trovo sempre esaltante come le persone possano sciare lungo il fianco di una collina, viaggiando a grandi velocità.
È davvero elettrizzante. L'impeto del vento la rende un'esperienza indimenticabile. Ricordo la mia prima volta sugli sci. Ero allo stesso tempo eccitato e terrorizzato. Questo è del tutto normale. Molti principianti la pensano così all'inizio. Hai avuto momenti divertenti quando hai iniziato a sciare? Oh, assolutamente! Sono caduto più volte di quante ne potessi contare. Lo stesso qui. La mia prima corsa si è conclusa con me, che sono caduto in un cumulo di neve. Almeno hai avuto un atterraggio morbido. La neve può essere abbastanza indulgente. Vero, ma mi sentivo in imbarazzo mentre scivolavo goffamente giù dalla collina. Le risate fanno parte dell'esperienza, però. Rende piacevole la curva di apprendimento. Sicuramente, direi che sciare è tanto divertimento quanto abilità. Esattamente. E padroneggiare quei turni è incredibilmente soddisfacente. Preferisci sciare su pendii ripidi o dolci colline? Mi piacciono i pendii ripidi per il brivido, ma le dolci colline sono ottime per allenarsi. Questo è un buon approccio. Equilibra l'eccitazione con il miglioramento. Inoltre, i panorami da altitudini più elevate sono mozzafiato. Lo sono davvero. Niente batte la vista delle montagne innevate. Sembra di essere in un paese delle meraviglie invernali, vero? Assolutamente. È come entrare in una cartolina. Hai provato altri sport invernali oltre allo sci? Ho provato a fare snowboard una volta ma non avevo l'equilibrio. Oh cara, lo snowboard può essere un po' complicato all'inizio. Lo era! Alla fine sono caduta un po', ma mi è piaciuta la sfida. Questo è lo spirito. Ogni autunno ti avvicina di un passo alla sua padronanza. Verissimo. Penso che mi limiterò a sciare per ora. Una scelta saggia. È così tanto da scoprire nello sci stesso. Pianifichiamo insieme una gita sugli sci. Sarebbe fantastico. Mi piacerebbe moltissimo. L'avventura ci aspetta sulle piste. Ecco altre esperienze emozionanti in montagna. Lezione 15. Routine serali. Dopo cena seguo un po' di routine. Oh, davvero? Mi piacerebbe sentirne parlare. Per prima cosa mi occupo dei piatti. Non è il mio compito preferito, ma deve essere svolto. Capisco perfettamente. I piatti dopo cena possono accumularsi velocemente. Sì, una volta che pulisco, provo un senso di realizzazione. Questa è una buona prospettiva. Cosa ti aspetta dopo? Dopo i piatti, faccio i compiti. È importante rimanere in pista. Come fai a rimanere concentrato mentre fai i compiti? Cerco di trovare uno spazio tranquillo ed eliminare le distrazioni. Questo è saggio. La concentrazione è fondamentale per completare gli incarichi. Mi aiuta a finire più velocemente, così posso rilassarmi dopo. Cosa ti piace fare per rilassarti una volta finiti i compiti? Mi lavo spesso viso e mani. È rinfrescante dopo una lunga giornata.
Questa è una grande abitudine. Un po' di cura di sé fa molto. Mi lavo anche i denti dopo, ovviamente. Una routine salutare. L'igiene dentale è molto importante. Ho imparato che rimanere pulita mi aiuta a sentirmi più rilassata e pronta per andare a letto. Assolutamente. Una buona routine ti prepara per una notte riposante. Anche tu hai una routine serale specifica? Lo faccio. Dopo cena, mi piace leggere un libro per un po'. Sembra delizioso. Leggere è un ottimo modo per rilassarsi. Sì, mi trasporta in mondi diversi e mi aiuta a dimenticare la mia giornata. Dovrei includere anche la lettura nella mia routine. Può essere molto utile per la mente prima di dormire. Forse inizierò con un racconto breve ogni sera. Questo è un piano eccellente. I racconti brevi sono divertenti e veloci. Ecco come sviluppare insieme una routine serale più salutare. Lezione 16. Il valore delle relazioni internazionali. Vale più o meno dei buoni rapporti con un paese che, nell'aprile 1991, ha inflitto 74 frustate a testa 800 donne per aver protestato? Questo è un evento preoccupante. Sicuramente solleva interrogativi sui diritti umani. Esattamente. Fa riflettere sulle implicazioni del mantenimento delle relazioni con un paese del genere. Credo che i diritti umani dovrebbero essere una priorità in qualsiasi relazione diplomatica. Assolutamente. Il trattamento che una nazione riserva ai suoi cittadini riflette i suoi valori. Pensa che gli interessi economici possano prevalere sulle preoccupazioni etiche? Si tratta di una questione complessa. Spesso i paesi pongono il commercio alla luce dei diritti umani. Sì, lo fanno. A volte i benefici economici hanno la precedenza sui valori morali. È scoraggiante. Compromettere i diritti umani può portare a conseguenze a lungo termine. Davvero? Sostenere i regimi oppressivi può minare la giustizia globale. Quali alternative potrebbero esplorare i paesi invece di promuovere le relazioni con tali governi? Sostenere il cambiamento dall'interno può essere più efficace dell'autocompiacimento. Questo è un punto valido. Forse sostenere i movimenti di base può dare inizio al cambiamento. Sì. L'emancipazione dei cittadini può portare a riforme. Tuttavia, questo approccio richiede pazienza e impegno. Vero. Un cambiamento duraturo richiede spesso tempo e non è sempre facile. Pensa che l'opinione pubblica possa influenzare le politiche del governo sulle relazioni estere? Assolutamente. La pressione pubblica può essere un potente strumento di cambiamento. La storia dimostra che l'attivismo può rimodellare le scelte politiche di una nazione. Sì. Le persone possono fare la differenza quando si uniscono per una causa. È incoraggiante sapere che le azioni collettive possono far sì che i governi rispondano delle proprie azioni. Davvero. Ogni voce è importante nella ricerca della giustizia. Speriamo che più paesi diano priorità ai diritti umani nelle relazioni diplomatiche. Sono pienamente d'accordo. Vale la pena lottare per un mondo che rispetti la dignità umana. Ecco le nostre discussioni significative e la nostra continua difesa della giustizia.
Lezione 17. Esplorazione delle opzioni di viaggio. Pensavo che volare tra le città potesse essere l'opzione migliore. È una buona idea. Di solito è il modo più veloce per viaggiare. Sì. Hai già controllato gli orari dei voli? L'ho fatto! Ci sono più voli durante il giorno. E i prezzi dei biglietti? Li hai esaminati? Variano parecchio. Consiglio di prenotare in anticipo per le migliori offerte. Questo ha senso. I biglietti dell'ultimo minuto possono essere piuttosto costosi. Esattamente. Inoltre, le prenotazioni anticipate spesso consentono una maggiore flessibilità. Dovremmo prendere in considerazione anche altre opzioni di viaggio, come treni o autobus? Questa è una buona idea. I treni possono offrire un'esperienza panoramica. Vero. La vista dal finestrino di un treno può essere incredibile. Ma potrebbero richiedere più tempo del volo. Tutto dipende dalla distanza. Buon punto. Per viaggi più brevi penso che un treno potrebbe essere piacevole. Sì, ma per lunghe distanze volare è generalmente più efficiente. Preferisco volare quando il tempo è limitato. Volare fa risparmiare molto tempo. Quali città hai intenzione di visitare? Sto pensando di recarmi sia a New York che a Washington DC. Sono ottime scelte. Ogni città ha il suo fascino unico. Voglio vivere l'energia di New York e la storia di DC. Combinazione perfetta. Ti piaceranno entrambi. Immagino che dovrei prenotare presto i miei voli. Sì. Prima prenoti. Migliori sono le tue opzioni. Devo controllare anche gli alloggi già che ci sono? Assolutamente. Trovare un posto dove stare è importante tanto quanto il mezzo di trasporto. Sono d'accordo. Hai consigli per gli hotel in entrambe le città? Per New York suggerisco di dare un'occhiata a Times Square. È abbastanza centrale. Sembra conveniente. E per Washington DC? Ti potrebbe piacere stare vicino al National Mall. È vicino a molte attrazioni. Apprezzo i tuoi suggerimenti. Mi sento già più preparato. Sono lieto di aiutarti. Viaggiare è sempre un'avventura che aspetta di accadere. Ecco i viaggi entusiasmanti che ci attendono.